amici, c'è una penna che spopola negli ambienti stilografici. Ultimamente è una penna molto gettonata, una penna che ha fatto parlare molto di sé perché è molto bella. Sto parlando della Leonardo Momento Zero. Eccola qua, l'abbiamo vista nell'unboxing. Questo è l'esemplare che ho deciso di acquistare, la versione blu positano. Recentemente è uscita anche la nuova collezione di colori che sono uno più bello degli altri. Queste sono un pochettino più orientate verso le celluloide e le celluloidi di una volta, che ovviamente insomma hanno questa ricchezza di guardate che bello di screziature. Quelle nuove sono un po' più colorate, strizzano l'occhio a quello che un po' parecchi produttori hanno iniziato a fare, cioè a rivestire le loro stilografiche di colorazioni un po' inedite e quindi con materiali anche talvolta un pochettino più esotici, ma insomma sempre di resine, di acrilico stiamo parlando. Di Momento Zero ci sono due versioni, ormai lo saprete, c'è la Momento Zero che è questa e c'è la Momento Zero grande, ma poi insomma Leonardo Officina Italiana sta mettendo sul mercato negli ultimi tempi molte penne, anche moltissime novità. Avrete visto la cuspide, vi invito anzi ad andare a vedere la video recensione, che è una penna bellissima. Insomma ci ha abituato bene con delle bellissime penne, con tante novità, tante colorazioni. In effetti anche di questa serie, la Momento Zero, sono stato abbastanza lì per scegliere questa o quell'altra perché le colorazioni sono davvero tutte belle, da quella alla Hawaii, la Sorrento, quella invece in tinta corallo, insomma c'è davvero tanto da spaziare. E poi un'astuzia, nel senso più buono del termine, quella di offrire la personalizzazione al cliente nella scelta delle finiture che possono essere rodiate, dorate oppure, come nel mio caso, in oro rosa. Mi piace molto, lo sapete, e così me la sono scelta. La andiamo a vedere un pochettino più da vicino perché ci sono alcuni aspetti che vorrei condividere con voi perché sono effettivamente interessanti su questa penna. Il pennino, che ovviamente è in oro rosa, cioè coordinato a tutta la penna, è un pennino stab. L'ho voluto provare con uno dei pennini più difficili e gravato anche dal fatto di essere in oro rosa, ma ve lo racconto dopo, perché mi hanno un po' incuriosito alcune recensioni che ho letto di questa penna. Allora, come sapete, i primi acquisti li faccio in maniera un po' anonima, senza dire che sono Marco Chiari, qua e là ordino e voglio toccare con mano, come fanno, ve l'ho detto, molti sommelier che acquistano al banco, allo scaffale del supermercato, piuttosto che farsi inviare dal produttore. E allora, acquistando dallo scaffale, posso capire realmente qual è la qualità produttiva e la penna. Andiamo a vederla con ordine. La prima cosa sulla quale vorrei soffermarmi è la qualità di questa resina. Non riuscirò con la videocamera a mostrarvela. Se la osservaste da vicino potreste vedere come si possa andare in profondità, è come se fosse veramente quasi una celluloide ed è oltretutto anche leggermente sensibile al tatto, non che non sia liscia, ma osservandola con la luce radente si vede che c'è movimento sul fusto. Veramente molto bella, è una cosa che mi aveva colpito fin dalla prima volta che l'avevo potuta vedere ed è molto bella da osservare. Inoltre c'è anche una qualità della resina, e adesso ve la faccio vedere in controluce per apprezzare quello che vi dico, che è molto, guardate, è molto traslucida, veramente veramente bello poterlo osservare, soprattutto quando mettiamo il cappuccio sulla scrivania, quando lo tiriamo fuori e lo osserviamo in controluce. Bella, devo dire che non è la resina alla quale spesso siamo abituati, scusate vi ho lasciato al buio, alla quale siamo abituati, ma c'è un lavoro molto interessante alle spalle, un lavoro che trova la summa nella nuova cuspide dove veramente ci sono 10-15 strati di resina messi l'uno sopra l'altro di spessore davvero minimo, poi tagliati, insomma
complimenti, veramente molto bella. Mi piace la parte terminale del cappuccio e della coda che sono fatte appuntiti. Sono un po' appuntiti e non mi dispiace affatto. La clip è quella solita di Leonardo, 3 verette le troviamo qua in combinazione della tutta la minuteria che caratterizza la penna nel colore che avrete scelto, perché ve l'ho detto è personalizzabile. Perché ve la voglio mostrare così? Perché allora, innanzitutto, fino a quando l'ho acquistata io era possibile scegliere tra 2 pennini, i pennini Bock oppure quelli Giovo. Ho scelto Giovo, mi sembrava, diciamo così, un po' per la mia esperienza di scrittura, lo stab Giovo mi sembrava un po' meglio. In effetti poi ho scoperto, parlando con col titolare, che è l'orientamento che l'azienda ha avuto, quindi in avvenire tutti i modelli avranno dei pennini Giovo, che non sono i pennini Giovo che potete trovare e sostituire, ma sono fatti cuciti su misura per questa penna, per la produzione di Leonardo, Officina Italiana. Una cosa che mi piace particolarmente di questa penna è la modularità, l'intelligenza nel poter aprire e smontare in maniera funzionale, si intende, a quello che dobbiamo fare. Allora, come vi ho detto all'inizio, la penna è una penna con cappuccio a vite. Il caricamento è a cartuccia oppure converter. In questo caso, quando l'acquistiamo, troviamo all'interno un converter, un bel converter, un converter in plastica e in metallo, rinforzato dove serve. Tra l'altro, come vedete, è anche accompagnato dal logo della casa, quindi c'è questa personalizzazione ed è un converter che funziona, che fa il suo lavoro. Un altro aspetto che trovo premiante, e anche questo è un orientamento abbastanza generale negli ultimi tempi di molti produttori che sono attenti alla qualità della penna stilografica, è quella che il converter non è ad innesto, ma è avvitato. Il converter presenta questa filettatura, quindi l'attacco è quello standard, potrete metterci cartucce di tipo standard su questa penna, ma il converter è un converter che ha la sua filettatura, si avvita, e quando è avvitato vuol dire che potete caricare e scaricare la penna senza il timore che si stacchi, si sbrodoli dentro, che vi rimanga in mano un pezzo e il pennino finisca dentro, perché purtroppo lo sappiamo, noi che le utilizziamo, che sono problematiche che affliggono alcuni modelli, anzi anche modelli di quelli abbastanza prestigiosi. Ma non solo, per caricare la penna, visto che è ancorata in questa maniera, Leonardo ci mette a disposizione lo scomparto segreto, che è il fondello. Smontando questo, un po' come avviene in una penna a pistone, solo che in questo caso lo vediamo, vediamo proprio la sua anima, la sua natura, o perlomeno potrebbe anche assomigliare ad una penna a pulsante, ma il meccanismo non è quello, possiamo azionare il converter da qua. Quindi caricare la penna senza neanche bisogno di aprirla qua, ma azionandola da qui, smontando questo cappuccio o il codale, come giustamente lo chiama Salvatore. Allora, per me è una cosa molto intelligente, perché innanzitutto mi piace di più caricarla da qua. Non mi sporco le mani, non sporco la penna, insomma, veramente funziona. E adesso non ci resta che andare a metterla alla prova, perché quello che mi interessa di più è proprio questo. Ho scelto per la prova di oggi l'Ami Topaz, serie Crystal, ma quanto è bello questo inchiostro, veramente molto bello e un feeling strepitoso con questa penna. Qua block pigna, è un qua block original, quindi una carta, come ormai avete imparato anche voi, una carta non troppo liscia, con una finitura non troppo liscia. Pennino abbiamo detto Joe, stab. Andiamo a metterlo alla prova. Comincio con lo stampatello. Leonardo. Questa è la stilografica.
momento zero, pennino stab, l'inchiostro è un lame Topaz. Allora, cominciamo subito col dire che è uno stab di gradazione 1.1, quindi un pennino che potrebbe essere un pennino calligrafico, un pennino però che è molto scorrevole, un pennino che non è... Sì, allora, da una parte è uno stab perché è arrotondato alle due estremità. È un arrotondato, questo vi permette di scrivere con molto più agio, anche utilizzandolo in maniera un po' anomala, atipica, cioè strapazzandolo, perché possiamo con lo stab usarlo in maniera piatta, quindi come vedete con angolazione incidente, oppure possiamo anche metterlo più perpendicolare. In maniera più perpendicolare non sarebbe la sua scrittura ideale, però è anche quella che ci dà molta più fantasia. Leonardo. Eh sì, perché? Perché, come ormai sapete, un pennino stab, un pennino italico, eccetera, vedete, ha delle variazioni di tratto a seconda che lo utilizziamo così, lo utilizziamo di 3/4 o lo utilizziamo addirittura così. Vedete, la variazione del tratto è abbastanza, scusate, mi ero fuori, è abbastanza spiccata. È abbastanza spiccata, ve lo rifaccio perché non ero inquadrato, e questo ci consente quindi di avere una bella variazione, soprattutto quando decidiamo di inclinarlo un pochettino, ma per lavorare così vi serve un pennino che funzioni davvero bene. E allora adesso permettete una piccola digressione, perché quando è uscita questa stilografica, ho iniziato a leggere anch'io, ovviamente mi documento nei forum, le impressioni di chi l'aveva avuto, ho spesso letto persone che si sono lamentate che ma non scrive subito bene, ma non... Bisogna capire due cose fondamentali, lo dico a scopo proprio didattico, lo troverete anche nel corso online che uscirà nel 2021. Quando si acquista una penna stilografica nuova, è un po' come per le automobili, c'è bisogno di un po' di rodaggio. Alcune penne non hanno bisogno di rodaggio perché sono davvero molto rudimentali o essenziali nella loro costruzione, quindi, oppure sono pennini talmente collaudati, costruiti per quel tipo di stilografica che a volte non ne hanno bisogno, però la maggior parte dei casi, essendo parti, per esempio i conduttori, che hanno delle lavorazioni industriali, hanno bisogno di essere un pochettino rodati, quindi se volete accelerare il rodaggio non fate altro che caricare e scaricare la stilografica 3, 4, 5 volte, lo fate per un po' di giorni, scrivete, caricate e scaricate, cioè fate passare l'inchiostro e fate affinare quello che è il passaggio dell'inchiostro fra conduttore e pennino, perché onestamente è vero, anch'io quando l'ho tirata fuori dalla confezione, l'ho intinta, ho caricato un po' di inchiostro, ho provato a scrivere, la penna saltava dei tratti, ma insomma succede nelle migliori famiglie, è normale. Quello che forse il grande pubblico non sa è che a maggior ragione in pennini come questo, che hanno un bagno galvanico in oro rosa, l'oro rosa è un pochettino più stizzoso rispetto ad altri bagni, e pensa un po'. Non vi so spiegare il motivo, però è così. Quindi necessita di un pochettino più di lavoro. Ma il pennino mi ha veramente stupito, e questo lo dico a beneficio di chi appunto non ha magari sentito
sentito con attenzione la prima parte, questo è un pennino che ho acquistato personalmente in maniera, chiamiamola così, anonima, come faccio spesso, e quindi insomma non c'è nemmeno così il dubbio che possa essere stato fatto insomma, per Marco Chiari, che poi ne parla, è meglio fare... No, assolutamente. Vi dicevo, un bel pennino, mi piace molto, lo proviamo su una carta un pochettino più levigata, come è giusto che sia per penne di questo livello. Stavo guardando che qui c'è la prova della cuspide, quella è veramente molto bella, è proprio una penna insomma in edizione limitata e numerata. Qui abbiamo una bellissima, vediamo così, trovo un momento, insomma, ditemi voi come scorre un pennino del genere, momento 0, che tra l'altro a me piace proprio utilizzare, ve l'ho detto, non propriamente come sarebbe la sua natura, insomma, un look così, è più bello un po', vero, giocarci, variare il tratto mentre stiamo scrivendo, per dare un po' di rilievo alla calligrafia. L'inchiostro è un Lamy Topaz. Chiaramente su una carta liscia ve lo giocate ancora di più, è più bello ancora. Questo è un pennino Stab 1.1 di Leonardo, Officina Italiana. E poi insomma è sempre bello avere delle penne prodotte da costruttori, artigiani, ingegneri, creativi, tutto quello che vogliamo, italiani, perché insomma siamo il design, l'ingegno, ma soprattutto la creatività e questo tipo di arte veramente è esportata e apprezzata in tutto il mondo, assolutamente. E quindi anche per noi che abbiamo la fortuna di vivere in questo bellissimo paese, ecco, vale la pena insomma apprezzare. Andiamo a vedere come si comporta il pennino in un test che così lo mette un po' in difficoltà. Allora, questo è un pennino Stab, quindi teniamone conto che è ancora più difficile per lui. Questa è la sua modalità di scrittura. Andiamo a fare i tratti, quelli vedete che non ha nessuna difficoltà. Provo a utilizzarlo sugli angoli, coricandolo prima di qua. Questo è un lato secco e questo anche. Su uno Stab è impossibile che scriva. Andiamo invece a metterlo angolato. Eccolo qua. E da questa parte non c'è verso perché non è il lato che utilizziamo. Proprio non arriva l'inchiostro. Dal punto di vista della flessibilità, beh, questo qua è un pennino che non ha niente di flessibile, è un pennino Stab, è un pennino rigido. È un pennino però che mi piace perché regala molto shading. Quando utilizziamo un pennino fine, forse abbiamo delle caratteristiche legate alla qualità del carattere degli occhielli, delle code, delle gambette, perché? Perché possiamo concentrarci su questo, non che con uno Stab non si possa fare, perché ecco, non ci metteremo a fare forse il corsivo inglese, però si scrive, e tra l'altro si scrive anche in piccolo, perché lo Stab, quando è un buon pennino Stab, un buon pennino, scrive anche in piccolo, non resta a secco, non si ferma, scrive bene, e questa è la prova che bisogna fare per capire. Vi dicevo, con lo Stab abbiamo invece un altro tipo di caratteristica da apprezzare, che è quella dello shading, dell'inchiostro, delle sfumature che abbiamo. Spesso, diciamo, se vogliamo goderci un inchiostro è meglio usare un pennino un po' più largo, un broad, uno Stab come questo, oppure un pennino italico, che sono in grado di darci queste sfumature, soprattutto se l'inchiostro è un bel inchiostro. Cosa possiamo dire di questa penna? È una penna che è molto ben bilanciata, sì, una penna che però è una falsa magra, nel senso che il converter e la sua parte sommitale
che è in metallo, si sente un po'. A proposito di questo, a volte capita, le prime volte che la usavo, di scrollarla un po' troppo e sentivo questa parte metallica che va a sbattere qua. Ci mettete un pezzettino di scotch, un pezzettino di carta a velo qua e viene eliminato questa cosa, perché qualcuno mi ha scritto anche, ma come si fa? Beh, insomma, facilissimo, basta ingegnarsi un po'. Una penna che vi dicevo però ha il suo peso, ma per fortuna è molto ben bilanciata. Con il cappuccio calzato, secondo me, diventa un pochettino più problematica la scrittura perché si fa sentire. Tra l'altro la clip è una clip in metallo, quindi anche questa ha il suo peso. Per quanto sia molto leggero il cappuccio, però il peso viene ancora e ulteriormente spostato nella parte finale dove vi ho detto c'è la parte metallica del converter. Quindi io la preferisco assolutamente senza. È una penna molto comoda, anche su questo avevo qualche dubbio perché avevo provato evidentemente un modello diverso in un momento così di una fiera e mi era sembrato che potesse affaticare un po' durante le sessioni di scrittura prolungata. Invece non è affatto vero, anzi è molto comoda e mi trovo molto bene. Infatti è una delle penne che ho proprio adottato in scrivania. È una penna che vi può dare molte soddisfazioni. Innanzitutto c'è una bella scelta dei pennini, ma quello che è bello è proprio la penna in sé, delle bellissime colorazioni ed una resina che ricorda molto da vicino la celluloide, sia con uno sguardo così superficiale che anche con uno sguardo invece un pochettino più in profondità, cosa che purtroppo non riesco a farvi vedere perché non c'è un sistema 3D di ripresa. Molto, molto bello poi anche il fatto, come vi ho detto, di poterla caricare in questa maniera e soprattutto una bella varietà di pennini che rendono la penna davvero piacevole per qualsiasi cosa vogliate fare con la vostra stilografica preferita. A voi tutti amici, grazie e l'appuntamento ai prossimi video recensioni di Stilografic Art. Ciao ciao!